Ragazzi, vi ho portato sulla mitica Espanola Way. Espanola Way. Qui ci sono venuto qualche volta pure, mai a quest'ora. Devo dire che è bellina a quest'ora perché i locali iniziano a prendere forma. Questo è l'inizio, non è tanto lungo, Vi faccio vedere comunque tutto quello che riesco a filmare. Qua comunque è ancora caldo, nonostante il sole sia calato già da un bel po'. Luci e colori. Principalmente è una strada, appunto, Espanola Way, dedicata ai ristoranti, alle pizzerie italiane e non. Questo per esempio è un esempio perché c'è la bandiera dell'Italia. È chiaramente un ristorante italiano. Prosciutto tagliato a mano. Osteria romana. Non male. C'è un signore che sta tagliando praticamente il prosciutto a mano e c'ha anche l'insegna dietro. Paste tradizionali italiane, mix and grill, antipasti di mare, è tutto a tema osteria romana. Vorrei anche dare uno sguardo ai prezzi, poi magari fate il fermo immagine e le vostre valutazioni. Prego. Grazie. Questo è il menù della osteria romana, ragazzi. Sono antipasti di terra, antipasti di mare, paste tradizionali italiane, spaghetti alla carbonara, per citarne una, $22. Zuppe italiane, pizze con forno a legna, molto importante. Grazie. Wow. Questo è un altro ristorante italiano, si chiama Mercato della Pescheria. I prezzi devo dire che qui non sono male, $16, $18. Scusate per l'audio, ma qui è sempre una festa. Italia meatballs sono le polpette di carne. Il locale è questo, si può mangiare fuori. Questa è la mitica Espanola Way e questo è l'ingresso. Ci vediamo presto, Ciao, ciao. Ciao a tutti. Bene ragazzi, questa è la fine di Espanola Way. Devo dire molto colorata, molto illuminata e piena prevalentemente di ristoranti, pizzerie, trattorie e gelaterie. E molti sono italiani. Allora ragazzi, come vi dicevo, questa qua è l'inizio di Espanola Way. In effetti qua c'è una bella insegna, Welcome to Espanola Way. La maggior parte dei ristoranti sono italiani, alcuni cubani e questo qua è un Mexican Food Taco Shop. Sto di tornare un pochettino indietro, siamo veramente super cotti, siamo usciti questa mattina e mai rientrati in hotel. Nel frattempo ho perso il gruppo. Tutto ok, gruppo ritrovato. Devo soltanto attraversare la strada e fare molta attenzione perché qua non si scherza. Proviamo a cliccare il bottone, si clicca questo, generalmente dice wait. Ho cliccato, dice wait, attesa, attendi. Se non erro oggi è martedì, ma come detto anche in altri video, Miami non ha giorno della settimana, almeno per chi è in vacanza. Per chi lavora no. Qui abbiamo una bella Mustang color rosso, un Kuma Restaurant e una bella iscritta Espanola Way, che praticamente, come detto prima, parte da lì e all'incrocio
fra Washington ed Espanola Way e si va lì in fondo. C'è questo locale con un astronauta sottosopra praticamente, un bellissimo locale, molto molto bello. Ci sono dei gelati con delle forme a dir poco bizzarre, però qua a Miami non c'è limite alla fantasia. Siamo sempre sulla mitica Espanola Way al numero 14. Tanti anni fa ricordo che praticamente i manichini delle donne avevano un seno molto più prosperoso. Hanno modificato anche qui le dimensioni, adesso sono tutte con un seno molto molto più normale rispetto a prima. Nel frattempo siamo arrivati sulla Collins Avenue, lì c'è il Royal Palm e il tempo, ragazzi, non promette nulla di buono. Ma noi non ci facciamo intimorire, dovremmo tagliare quella stradina lì per arrivare direttamente alla Ocean Drive e al nostro albergo camera base. Ragazzi, non date retta mai al meteo, portava pioggia e quella nuvola ci sta soltanto guardando. Non ci fai paura, nuvola, siamo più forti noi. Guardate questa particolare ringhiera, è in ferro, almeno così sembra, sì, sembra in ferro o alluminio, ed ci sono tantissime scritte, sembrano poesie in inglese, ma se ne inventano davvero di tutti i colori. Sulla nostra destra, attenzione, c'è una sorpresona, una sfera gigantissima che con quel cielo dietro sembra che stia arrivando l'apocalisse o che sia appena caduta dal cielo.